Sono passati ormai più di 10 anni dall'ultima rappresentazione di Hot Toys in scala 1 a 6 di uno dei personaggi più amati dell'intera saga di Star Wars. Sto parlando ovviamente di Han Solo, che nel lontano 2014 fu annunciato da Hot Toys nella sua forma tratta da episodio 4, ovvero Una nuova speranza. Ovviamente poi nel 2017 è stato riproposto un Han Solo, sempre da episodio 4, con le vesti di Stormtrooper, ma ormai sono passati ben 11 anni, quindi da quel primo Han Solo, e i miglioramenti, credo, dovrebbero essere più che evidenti in questa doll che andremo ad unboxare insieme oggi, ovvero Han Solo tratto da episodio 6. Tutti, o quasi tutti, forse saprete già che Hot Toys ha annunciato, ormai non da tantissimo, il nuovo Han Solo, quello tratto da episodio 5, quindi ormai le dinamiche di Hot Toys le conosciamo, non facciamo in tempo a vederne una che subito viene annunciato il modello nuovo, ma comunque sarà tratto da un altro episodio. Andremo a vedere quindi in questo unboxing questo nuovo Han Solo, faremo anche dei confronti magari con quello vecchio di Una nuova speranza e vi ricordo come sempre che l'ho acquistata su ilcolossodinerd.com, da cui potrete, se vi piacerà, acquistare questo Han Solo con un codice sconto per avere un piccolo sconto, codice sconto che troverete qui sotto in descrizione, ragazzi, quindi date una letta veloce alla descrizione se volete, se vi interesserà potete andare su ilcolossodinerd.com per acquistarlo. Detto questo, ragazzi, cominciamo subito, facciamo l'unboxing e andiamo a vedere Han Solo. Partiamo come al solito con l'analizzare gli accessori del nostro Han Solo che, come potete constatare, sono molto scarsi in termini di quantità. Abbiamo giusto una basetta, mani intercambiabili, il blaster ed il cappotto che indossa Han su Endor. Basetta già vista nelle ultime creazioni di Hot Toys relative a Star Wars, con questa forma circolare ed il profilo a mo' di ingranaggio scolpito in questa maniera, verniciatura di base grigia con qualche sporcatura, diciamo, di ruggine di rossastro. Abbiamo un elemento aggiuntivo che è questo pezzo di legno che fa un pochino da diorama per posing di vario genere, ben scolpito, ben verniciato, restituisce una buona sensazione di legno, anche se ovviamente è in plastica scolpita. Dalla parte frontale abbiamo la targhetta metallizzata con il logo di Star Wars e il nome del nostro personaggio, Han Solo. Questa è la versione che non è caricata con USB, quindi non può illuminarsi. In alcune versioni di questa basetta abbiamo constatato come queste fasce, diciamo, nere in realtà possano essere illuminate, ma non è questo il caso. Per quanto riguarda il diorama, questa cosa mi piace tantissimo. È molto ben resa la vegetazione di Endor, con queste texture di diverso tipo, molto ben verniciate. Troviamo delle radici, legname, sassi, foglie che sono realizzate in plastica morbida e la cosa che mi interessa di più, che mi piace, sono questi tappi a mo' di roccia che vanno a nascondere i fori per l'alloggiamento, che non vi sto mostrando in questo caso perché è uguale a tutti quelli che fornisce sempre Hot Toys, ragazzi, sempre nero, uguale per tutti. Ma la cosa interessante appunto è che sia che possono essere coperti molto facilmente con queste rocce, quindi questa cosa mi è sempre piaciuta e gradirei che la facessero per tutte le loro basette, sia abbiamo comunque una doppia opzione per l'alloggiamento appunto del sostegno, quindi possiamo esporre Han, in due posizioni differenti e questa cosa, la versatilità è sempre secondo me da apprezzare. Abbiamo poi il blasterino, che se non mi sbaglio è il DL44, ma non sono sicuro di quello che sto dicendo, che è reso abbastanza bene. Ho qui il confronto con quello di episodio 4 e direi che la differenza è abbastanza notevole, sia in termini di colorazione che di forma stessa. Come vedete, quello di sinistra, che è quello del nuovo Han Solo, è molto più piccolo e ha diversi dettagli in meno, oltre alla colorazione che in questo caso è lucida, qui invece è opaca. Sono veramente tanti i dettagli sia di verniciatura che di scultura, in questo blaster e sinceramente apprezzo di più questo di episodio 4. Secondo me un downgrade in questo senso per il blaster, che ovviamente non ha parti mobili di nessun tipo, ma secondo me è una scultura abbastanza pigra. Veniamo poi alle mani.
sempre nel senso che analizziamo le mani e non che ci picchiamo. Ce ne sono di diverso tipo, sono tutte diverse tra loro e questa cosa l'apprezzo, non sono appaiate in nessun modo. Anche qui ci sono delle leggere differenze, come vedete, per come sono piegate le dita. Abbiamo queste due mani con i palmi completamente aperti, le dita distese, molto buona la fattura, le dimensioni mi sembrano quelle giuste, delle mani abbastanza grandicelle per Anzolo. Mi piace che siano scolpite le unghie, anche se vedo che c'è una sorta di smalto, che forse voi non riuscirete a cogliere nel video, una sorta di colorazione rosa che fa un po' strano, non è il colore naturale delle unghie, non so perché abbiano optato per questa scelta. Abbiamo poi anche queste altre due, queste con le dita un po' a pistola, diciamo, questa per impugnatura anche del blaster, insomma vari tipi di impugnatura, le tre dita aperte, indice, medio e pollice, e poi sulla doll abbiamo le classiche mani rilassate che però sono diverse tra loro. Come vedete, mano destra e mano sinistra sono in due posizioni differenti, quindi apprezzo molto che comunque le mani siano effettivamente tutte diverse tra loro e non appaiate. Abbiamo poi il cappottone che è in un tessuto abbastanza morbido, con questo bottone che volendo può essere chiuso e aperto all'occorrenza per le pose più dinamiche. Abbiamo delle tasche che sono delle vere tasche, vediamo un attimino se c'è il cablaggio sulle maniche, purtroppo no, cablaggio che troviamo invece sul fondo, un fil di ferro che non mi dà molta fiducia, però abbastanza leggero, diciamo, il cablaggio, vediamo se c'è anche in questa direzione, sì, quindi cablato in più punti, non sulle maniche, ma comunque poi lo vedremo in modo più accurato durante le fasi di posing. Ovviamente poi c'è anche il solito comunicatore che viene attaccato alla cintura di Anne ed è così che viene rilasciato nella scatola, quindi non lo trovate come accessorio a parte, ma è direttamente montato sulla cintura. Tutto già visto e rivisto, anche qui vi faccio un paragone con quello vecchio, praticamente è lo stesso comunicatore per quanto riguarda la forma, leggermente differente nella colorazione, che in questo caso è con un grigio metallizzato un pochino più acceso. Questo è tutto per la sezione accessori, ragazzi, adesso è il momento di analizzare Anne. Beh, direi che il colpo d'occhio a primo impatto di questo Anzolo è decisamente molto positivo, soprattutto se confrontato con l'ultimo pezzo che ho in collezione, che è quello di episodio 4, che ha i suoi anni, lo ripeto, è del 2014, forse 2015 la data effettiva di uscita. Ma comunque, anche se questo era uno sculpt per l'epoca davvero molto molto valido, direi che i passi in avanti che sono stati fatti sono effettivamente notevoli e sono molto felice di questo. Sono stati fatti, secondo me, dei passi in avanti anche rispetto al prototipo, soprattutto per quanto riguarda la fronte, che era decisamente molto spaziosa nel prototipo. Qui, almeno credo, da quello che riesco a vedere di persona, credo che sia stato fatto un lavoro di ridimensionamento della fronte che comunque rimane abbastanza spaziosa, ma era questa, quella di Harrison Ford, le cui fattezze, i cui tratti somatici sono davvero molto ben rappresentati in questa doll. Espressione che è molto particolare, molto preoccupata, in questo caso con gli occhi frontali in questo modo, quindi molto vincolante anche per il posing, ma possiamo andarci a lavorare tranquillamente, come sempre, andando a spostare gli occhi, rendendola un pochino più interessante, ad esempio con gli occhi in questo modo, spostati leggermente di lato, oppure se vogliamo dargli un'espressione un pochino più cattivella, per esempio, basta mettere gli occhi verso l'alto ed avremo quest'altro tipo di espressione. Quindi, ok, viso abbastanza vincolante con queste rughe sulla fronte, questa fronte corrucciata, insomma espressione preoccupata di default, ma comunque con la rotazione degli occhi possiamo tranquillamente adattare il volto a tante altre pose, a tanti altri contesti che vogliamo dare al nostro Anzolo. Buona quindi la verniciatura, anche le fattezze dell'head sculpt. Cercherò di non farmi influenzare, ragazzi, dal nuovo annuncio dell'Anzolo, del nuovo Anzolo di episodio 5, in cui secondo me hanno fatto un lavoro ancora migliore di questo, però
sarà da vedere poi personalmente. Credo che abbiano migliorato anche i capelli, che sono scolpiti, e la resa mi sembra più che ottima, davvero nulla da dire sia sulla colorazione che sulla scultura. Andiamo a rimettere la testa a posto per andare ad analizzare le articolazioni della testa stessa, che comunque sono quelle classiche, con articolazione alla base del collo, ovviamente pergasfera per la testa, rotazione e movimento anche laterale. Spostandoci invece sul body, le proporzioni mi sembrano più o meno rispettate. Credo che Harrison Ford sia leggermente più magro della muscolatura che posso sentire su questo body, ma comunque più o meno ci siamo. Il vestiario è reso abbastanza bene, con il classico gilet nero con tasche funzionali, quindi sono vere tasche, anche queste sul retro, anche se sono riempite da dei appunto riempitivi per rendere questo spessore. La maglia al di sotto è del classico giallino, che poi cambierà di colore in altri episodi, nell'episodio 5 se non sbaglio è di colore bianco. Qui c'è una brutta cucitura che è visibile e che va a limitare anche l'apertura della maglia stessa, qualora volessimo posare il buon Han con il petto un pochino più in vista. Qui tra l'altro vedo che c'è appunto una cucitura anche all'interno della maglia, quindi qui bisognerà lavorare un pochino, magari per cercare di allargarla un po', se vogliamo dargli questo senso un pochino più di vissuto, andando ad allargare un pochino come sto facendo io. In questo caso poi vedremo se nel lungo termine rimarrà aperta, ma attenzione a questa cucitura assolutamente, perché ci sono 3 o 4 punti, se dovessero staccarsi, addio maglia. Spostandoci poi verso il basso, qui abbiamo comunque anche sulle maniche, le maniche sono girate, vanno a coprire abbastanza bene il peg tra mano e avambraccio, quindi il peg del polso, articolazioni che sono sempre le stesse, butterfly, spalla che può essere mandata in alto e in basso, doppia articolazione anche al gomito, rotazione del bicipite e spalla che può muoversi in tutte le direzioni, abbastanza agilmente senza nessun problema di sorta. Anche per quanto riguarda il busto può essere piegato in avanti, all'indietro e lateralmente. E andando verso il basso, vi dicevo, troviamo il solito mio acerrimo nemico, e penso anche di molti di voi, ovvero il maledetto pleather. Quindi prima cintura di colore nero, ovviamente in pleather, con questa fibbia che credo sia in plastica scolpita, non mi sembra di metallo, non mi dà quel senso di pesantezza, e anche il cinturone con relativa holster, non mi viene il nome in italiano ragazzi, la fondina, ecco, per il blaster, che è anche questa in pleather, non riescono proprio a togliercelo dalle palle questo pleather. Comunicatore, come avevamo già visto, che è custodito all'interno di queste 2 linguette che sono di metallo, così come varia accessoristica che troviamo sulla cintura, anche queste scolpite. Tessuto dei pantaloni abbastanza buono, con questo dettaglio, con queste righe dorate che corrono lungo tutta la gamba fino a finire negli stivali che, ahimè ragazzi, anche questi sono in pleather. Vi faccio vedere la differenza con quelli di episodio 4, che come vedete stanno facendo il loro corso, hanno già 11 anni e io ho recuperato questa doll più o meno 2 anni fa e ho cominciato a trattarla 2 anni fa e sembra che si sia arrestato il processo di disintegrazione del pleather. Quindi massima attenzione, cercate magari, se prendete questa doll, di trattarlo fin da subito. Ma purtroppo questa è la fine che farà. Qui vediamo una leggera decolorazione dello stivale che rende il tutto molto più realistico. Questa cosa mi piace, ma mi chiedo per quale motivo. Appunto, vista anche la decolorazione, la differenza di materiale, avrebbero potuto realizzare questa parte sempre in plastica rigida, come hanno fatto in 1000 altre doll, scusate. Non vedo per quale motivo continuino ad utilizzare il pleather, ma tanto ragazzi sono sempre le stesse cose che vi ripeto all'infinito. Mobilità delle gambe abbastanza buona, limitata dai pantaloni, non voglio forzarle troppo perché non voglio rischiare di strappare i tessuti, doppia articolazione comunque anche al ginocchio, e buono anche il movimento della caviglia, che non stresserei troppo sempre per i motivi di qui sopra.
Per quanto riguarda tutto il resto, ragazzi, a me questo Han sembra piacere abbastanza. Adesso vediamo nel posing come si comporterà, soprattutto utilizzando il suo bel cappottone di Endor, e poi ne parliamo fra un istante nella conclusione del video. È il momento quindi di tirare le somme su questo Han Solo di episodio 6 di Hot Toys, che purtroppo, devo dire, e lo dico con il cuore in mano perché stavo aspettando da tantissimo un upgrade per il mio Han Solo di episodio 4, purtroppo mi lascia con un pochino d'amaro in bocca. Non che sia una brutta figure, assolutamente, ma i problemi maggiori li ho riscontrati proprio nella fase di posing, a partire dal cappotto. Cappotto che, come avevo intuito anche nella sezione accessori, come vi accennavo, secondo me ha un cablaggio a dir poco pessimo. Ovvero il fil di ferro è veramente molto fine, molto morbido, quindi io almeno, e sapete che io sono l'ultimo a poter parlare per quanto riguarda il posing, perché non sono per niente bravo a farlo, ho avuto diverse difficoltà nel mantenere determinate posizioni del cappotto, a dargli maggiore movimento, insomma non è assolutamente un cablaggio che io reputo essere all'altezza di una doll del genere. Quindi cappotto a parte, che comunque poi per quanto riguarda il senso estetico, la riproduzione delle macchie di vegetazione, eccetera, è molto ben fatto, ma il cablaggio, ahimè, io credo che non sia proprio all'altezza. Stessa cosa per gli stivali, mi tocca ripetere sempre le stesse cose, quindi sarò breve, il pleather secondo me ormai è un materiale assolutamente da abbandonare. La doll, come avete visto, quella del 2014, il mio Han Solo, ho cominciato a farle il trattamento soltanto 2 anni fa, quando ne sono entrato in possesso, ma comunque la pelle un pochino si è fermato, si è rallentato tantissimo, ma si sta disgregando. Stessa cosa, spero che non dovrà succedere su questo, ma so che prima o poi succederà, e nonostante il trattamento ne parleremo magari fra 10 anni, quando inizierà, spero almeno 10 anni e non prima, inizierà a disgregarsi anche questo. E quindi anche in fase di posing, io che sono particolarmente fissato su queste cose, sono stato attento a cercare di stendere il più possibile la pelle, e nella posa finale, almeno io come sempre, ci penso tanto prima di lasciare delle pose particolarmente dinamiche in cui la pelle, la finta pelle di questi stivali rimane piegata per troppo a lungo. Per il resto, ragazzi, come vi dicevo, le proporzioni mi sembrano più o meno azzeccate, forse avrei cambiato qualcosina nelle spalle, nel petto, forse un po' troppo grossetto questo Han Solo, almeno così, non me lo ricordo così in forma, insomma, in episodio 6, ma magari mi sbaglio io. E stessa cosa per quanto riguarda l'Headsculpt, anche se vi ho detto in precedenza di aver visto tanti miglioramenti rispetto al prototipo, ora non ne sono del tutto convinto. Sicuramente è migliorata la sezione della fronte e ci sono stati tanti miglioramenti rispetto a quello di episodio 4, come sarebbe giusto che fosse dopo 11 anni, giustamente, anche se nuovo non significa per forza migliore. E in questo caso però ho sentito tanto la pesantezza di quell'unica espressione con la faccia corrucciata, andandogli a cambiare comunque gli occhi, la posizione degli occhi, qualcosa cambia, ma mi sono sentito, poi è una cosa personale, molto vincolato nel posing con quell'espressione lì. La stessa cosa che penso succederà con l'Anakin di Ahsoka, per intenderci, chi segue il canale sa di che cosa sto parlando. Comunque, io adesso forse sono stato anche un po' influenzato dal nuovo Han Solo, che ripeto, secondo me mi sembra ancora meglio, ma sono sempre foto del prototipo, poi bisognerebbe vederlo con mano. Però comunque ha la mia sufficienza, sono contento di averlo in collezione, questa versione di episodio 6, che vi ricordo aver acquistato su ilcolossoined.com, e potete trovare questo Han Solo, se magari volete recuperarlo, con un codice scontato, con un codice sconto che trovate qui sotto in descrizione, lo trovate su ilcolossoined.com. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi, ragazzi. Se non la pensate come me, ben venga, scrivetemelo qui sotto nei commenti e parliamone un attimino insieme. Bene, ci vediamo quindi a un prossimo appuntamento, spero che il video vi sia piaciuto, se vi va mettete mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, a presto.